indagare sull'arresto che è stato fatto nei confronti di Giuseppe Graviano e lei scoprirà i veri mandanti delle stragi. (2020) Graviano interviene al processo 'ndrangheta stragista, in corso davanti alla Corte d'Assise di Reggio Calabria, dove è accusato dell'omicidio di 2 carabinieri. Non è un collaboratore, ma un imputato. Come tale, può anche mentire, ed infatti nega praticamente ogni accusa. Ma ci tiene a far sapere di aver conosciuto Berlusconi per alcune operazioni di finanziamento lecite compiute da suo nonno Filippo Quartararo, commerciante ortofrutticolo. Secondo Graviano, il nonno avrebbe messo insieme agli inizi degli anni 70 20 miliardi tramite una raccolta fra facoltosi imprenditori siciliani. 4 miliardi e mezzo di lire li avrebbe messi Quartararo. La restante parte sarebbe stata messa insieme da Carlo Alfano, Salvatore Di Peri, Antonio Latorre e Matteo Chiazzese. I soldi sarebbero finiti nelle casse di Silvio Berlusconi, il quale avrebbe promesso in cambio il 20% delle proprie attività. Mio nonno viene invitato a investire dei soldi al nord. In quale campo e per realizzare che cosa? Dell'edilizia, perché il contratto è con il signor Berlusconi. Io e mio nonno avevano chiesto 20 miliardi e tutto quello che si faceva, il 20% era di mio nonno. Sarebbe quindi stata sottoscritta una scrittura privata che avrebbe raccolto l'elenco dei sottoscrittori e avrebbe messo nero su bianco l'accordo con l'imprenditore milanese. La scrittura porterebbe la firma autografa di Silvio Berlusconi. Secondo Graviano, nel 1982, alla morte del padre Michele, il nonno, Filippo Quartararo, ormai anziano, gli avrebbe chiesto di seguire le vicende degli investimenti al nord insieme al cugino Salvatore. A suo dire, quindi, Graviano avrebbe incontrato per la prima volta a Milano, presso l'hotel Quark, insieme al nonno e al cugino Salvatore, Silvio Berlusconi, e in quell'occasione si sarebbe discusso del passaggio da finanziatori occulti a veri e propri soci delle persone elencate nella famosa scrittura privata. Dove avvenne il primo incontro tra lei e Berlusconi? Io, se non erro, è l'hotel Quark. Chi era presente oltre a lei e Berlusconi? Mio cugino Salvatore e mio nonno Quartararo Filippo, che ci ha presentato. Ricevuto nell'84 un mandato di cattura nell'ambito del maxi processo, mandato derivante dalle dichiarazioni di Salvatore Contorno, Graviano si dà alla latitanza e da quel momento i rapporti con Silvio Berlusconi sarebbero stati tenuti dal cugino Salvatore. Nel 1993, sempre secondo Giuseppe Graviano, allora latitante, sarebbe stato organizzato un secondo incontro dal cugino Salvatore con Silvio Berlusconi a Milano 3. Il cugino gli avrebbe confidato: finalmente entriamo soci. Soldi sempre che ho spiegato l'altra volta che mio nonno aveva consegnato al signor Silvio Berlusconi e lui non rispettava, che aveva detto il patto, cioè si era stabilito che era il 20%. Ma pochi giorni dopo, il 27 gennaio 1993, Graviano viene arrestato a Milano. E lui ne parla come di un arresto strano, quasi a voler sottintendere che il mandante sia stato Silvio Berlusconi, per non essere costretto a sottoscrivere l'entrata come soci dei fratelli Graviano in tutto quello che gli spettava in base alla scrittura privata sottoscritta, il 20% delle attività di Silvio Berlusconi. Programmate un nuovo incontro per febbraio 94 Sì. per formalizzare l'ingresso di quei soggetti nelle società immobiliari di Berlusconi. Sì, il 27 gennaio io vengo arrestato a Milano, un arresto anormale. Vada a indagare sull'arresto che è stato fatto nei confronti di Giuseppe Graviano e lei scoprirà i veri mandanti delle stragi. Mi spieghi meglio che cosa intendeva quando ci ha detto di verificare quello che è successo quando lei e suo fratello siete stati arrestati, e soprattutto ci ha spiegato che c'erano degli imprenditori del nord che non volevano che le stragi si fermassero. Graviano sostiene che alcune rendite siano state poi versate negli anni al cugino Salvatore,
versamenti in contanti avvenuti in incontri fra Berlusconi e Salvatore Graviano, ora deceduto, che investì il denaro nella IT Caffè, società poi andata in fallimento, e che venne dato del denaro poi finito a Baiardo per acquistare un appartamento a Domegna. Ai magistrati Graviano dice che quella carta che gli fu mostrata era firmata da Berlusconi e da tutte le persone che avevano effettuato l'investimento e prevedeva l'impegno di condividere il 20% di quanto era stato realizzato con l'investimento iniziale. La carta era stata predisposta da un professionista, non sa dire se un notaio, un avvocato o un commercialista. È ancora esistente questo documento, è ancora conservato. Un giorno spero di poterlo recuperare. Quando i magistrati gli chiedono indicazioni per recuperarla, però, ecco che Graviano torna a gettare fumo, spiegando di non poter dire nulla, perché devo coinvolgere delle persone che io non vorrei coinvolgere. Per adesso non vi posso aiutare su questo punto. Se mi volete credere, mi credete. E aggiunge: questo documento era in possesso di mio cugino Salvatore. Mi devo sentire con dei miei parenti che devono mettermi nelle condizioni di recuperare il documento. 27 ottobre 2021. Scattano decine di perquisizioni della DIA di Firenze, tra la Sicilia e Roma, per verificare una rete di soggetti che avrebbero coperto le azioni di Giuseppe Graviano. Sono firmati dai procuratori aggiunti Luca Tescaroli e Luca Turco. L'obiettivo è, tra l'altro, rintracciare quella famosa scrittura privata. Arriviamo così al gennaio 2021. Baiardo rilascia un'intervista a Report. Dice di aver visto più volte Berlusconi e Dell'Utri insieme a Graviano. Il primo incontro sarebbe avvenuto al ristorante L'Assassino nel 1991. In altre occasioni Dell'Utri sarebbe andato nella zona di Orta dove erano in latitanza i Graviano, incontrandoli anche all'Hotel San Rocco. E come colloca questo incontro? Avviene a Milano o Omegna anche questo? O zona Omegna? La prima volta a Milano. E Poi dove, più volte. e dove vi siete visti? All'Assassino. All'Assassino. E c'era Berlusconi e Dell'Utri insieme. Quella volta lei però l'ha vista. E si è fermata a pranzo oppure No. sia Filippo che Giuseppe c'erano? Sì. Come lo colloca? In che anno più o meno? 91. E venivano anche in zona qui, addirittura, non a Omegna, ma a Orta. Berlusconi veniva a Orta a incontrare i Graviano. Dove si incontravano? In un ristorante, in un hotel, a casa di qualcuno? Ma anche all'Hotel San Rocco. Cioè lei dice che Graviano ha incontrato più di 3 volte Berlusconi. Ben di più. Per Baiardo, Graviano ha incontrato più di 3 volte Berlusconi. Smentisce inoltre che il rapporto sia limitato ai 20 miliardi della scrittura privata svelata dal Graviano. Altri soldi sarebbero arrivati a Berlusconi tramite Michele Graviano, il padre di Giuseppe, che avrebbe sovvenzionato costruzioni in Sardegna negli anni '80, tramite i costruttori Rapisarda e Carboni. Parla anche di incontri che avrebbero avuto come oggetto l'agenda rossa di Paolo Borsellino. A suo dire, quel prezioso documento sarebbe in possesso degli stessi mafiosi, i boss Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro, in quanto ve ne sarebbero più copie. La speranza di Graviano, secondo Baiardo, sarebbe quella di ottenere l'eliminazione dell'ergastolo ostativo. Avrebbe così da scontare 30 anni, nella pratica solo 3, essendo già trascorsi 27 anni dall'arresto a Milano. Dove sta l'agenda rossa? In più mani. Che vuol dire? Come che vuol dire? Ce l'ho Cosa già me lo detto, spieghi? in più mani. Non solo, come si presume, Graviano e Messina Denaro. Quella gente interessava anche ad altre persone. Ai servizi, lei vuol dire, no? Non solo, c'è stato un grosso incontro per quell'agenda rossa. Un grosso incontro Dove è stato questo incontro? a Orta. Lei sa dov'è l'agenda rossa? Sì o no? C'è più di una copia in giro. Graviano l'ha vista? Graviano l'ha avuta. Ha avuto l'agenda di Borsellino? Sì. L'agenda rossa.
6 giugno 2022. In un'intervista a Giletti, Baiardo dice di presumere che a comandare Cosa Nostra siano Messina Denaro e Di Graviano insieme, vista la comunanza negli anni. 11 novembre 2022. Baiardo chiama il giornalista Giletti, comunicandogli di avere importanti novità, ed in una lunga intervista prefigura l'arresto di Messina Denaro, molto malato, in cambio dell'abolizione dello stativo, con conseguente liberazione di Giuseppe Graviano. 23 dicembre 2022. Secondo la sentenza di appello sulla trattativa Stato-mafia, per quanto siano individuabili, anche sulla scorta di tali accertamenti, dei margini per assumere che Dell'Utri abbia fatto da intermediario con i Graviano, va aggiunto che neppure la sentenza di primo grado ha avuto modo di affermare che Berlusconi, che in data 26 gennaio 94 ufficializzò la sua discesa in campo, abbia avuto occasione di incontrare Giuseppe Graviano, per di più pochi giorni prima della cattura di questo latitante, e pressoché contestualmente al fallito attentato dinamitardo allo Stadio Olimpico di Roma, progettato per il 23 gennaio 94, in occasione della partita di calcio Roma-Udinese. 18 gennaio 2023. Viene arrestato Matteo Messina Denaro, che effettivamente risulta molto malato. Ma cosa dice Graviano di Baiardo? In carcere ha affermato solamente che si tratta di un gelataio, che però aveva investito i frutti di una grande vincita a Domegna, ma che aveva anche il vizio del gioco, che lo stava rovinando, e che per questo il suo matrimonio era in crisi. Tanto che lui stesso, Graviano, amico premuroso, decise ai tempi di trasferirsi vicino a lui per tenerlo d'occhio. Chi è Baiardo? Un sincero commentatore? Un personaggio eterodiretto dai Graviano o da altri per mandare messaggi sull'ergastolo stativo? Oppure è un millantatore fortunato?